Ciao a tutti e benvenuti sul canale Italiano Vivo. Siete pronti per un po' di Italian Listening Practice? Oggi parliamo di un argomento bellissimo. Parleremo del weekend e la routine durante il fine settimana. Restate con noi fino alla fine perché imparerete parole utilissime per descrivere i vostri giorni di riposo. Ciao a tutti! Esatto, questa è un'ottima Italian conversation per chi vuole imparare l'italiano. Capire come le persone parlano ogni giorno è fondamentale, quindi fate un bel respiro, ascoltate italiano con noi e preparatevi a migliorare. Proprio così, Luca. Learn Italian, o come dicono i nostri amici spagnoli, apprendere italiano, è molto più facile e divertente se usiamo situazioni reali della vita di tutti i giorni. Oggi facciamo italiano per principianti, ma utile anche per un livello intermedio. Allora, Luca, parliamo del weekend. Qual è la tua routine il sabato mattina? Ah, il sabato mattina. Per me è un momento magico, Marta. La mia routine durante il fine settimana è molto diversa dalla routine della settimana lavorativa. Il sabato non metto mai la sveglia. Non mi piace sentire quel rumore forte. Mi sveglio in modo naturale. Davvero non metti la sveglia? Che bello! Io invece sono abituata a svegliarmi presto. Anche il sabato mattina i miei occhi si aprono sempre alle 7 in punto. È un'abitudine difficile da cambiare, ma capisco che svegliarsi tardi è un vero lusso. Eh sì, tu sei una persona molto mattiniera, Marta. Io invece sono un po' dormiglione durante il fine settimana. Mi piace restare a letto, magari leggere qualche pagina di un libro e rilassarmi sotto le coperte. Penso che riposare sia importante per la mente. Sono d'accordo con te, Luca. Riposare è molto importante, soprattutto dopo una lunga settimana di lavoro. Ma dimmi, dopo che ti sei alzato dal letto, qual è la prima cosa che fai? Qual è la tua abitudine per la colazione? Oh, la colazione del sabato è sacra! Durante la settimana bevo solo un caffè veloce in piedi, ma nel fine settimana mi piace preparare una bella colazione grande. Faccio il caffè con la moka. Il profumo del caffè riempie tutta la casa. È una sensazione bellissima. Il profumo del caffè con la moka è davvero il profumo tipico dell'Italia, il vero italiano vero. Anch'io amo la colazione lenta. A volte, il sabato mattina, esco presto per andare in panetteria. Compro il pane fresco o dei cornetti caldi per me e per la mia famiglia. Che bella idea! I cornetti caldi sono deliziosi. E voi che ci ascoltate, qual è la vostra abitudine? Siete mattinieri come Marta o dormiglioni come me? E soprattutto, a che ora vi svegliate il sabato mattina? Scrivetemi l'orario nei commenti, sono molto curioso di leggervi. Sì, scrivetelo nei commenti. Sono sicura che ci sono tanti dormiglioni nel nostro pubblico. Ma torniamo alla tua mattina, Luca. Dopo la tua colazione grande e lenta, cosa ti piace fare? Resti in casa o esci subito? Di solito resto in casa per un paio d'ore. Mi piace fare le cose con molta calma. Ascolto un po' di musica, magari un po' di musica jazz o classica. Guardo fuori dalla finestra. A volte faccio un po' di pulizie leggere, ma senza stress. Il sabato mattina deve essere senza stress. È vero, la parola chiave per il fine settimana deve essere senza stress. La vita moderna è sempre così veloce, correre sempre, tutti i giorni. Il sabato e la domenica servono proprio per rallentare, per camminare lentamente, mangiare lentamente e vivere lentamente. Esatto, questo è il vero segreto della cultura italiana, godersi i piccoli momenti, come bere un caffè in pace. E tu, Marta? Dopo che hai comprato i cornetti caldi in panetteria, fai colazione a casa o vai in qualche posto speciale? Di solito torno a casa per mangiare i cornetti con la mia famiglia. Ci sediamo tutti insieme al tavolo, parliamo dei nostri progetti per la giornata. È un momento molto bello perché durante la settimana non facciamo mai colazione insieme. La routine durante il fine settimana unisce la famiglia. Questo è davvero bello, Marta. Il tempo passato con la famiglia o con gli amici è prezioso. Adesso facciamo una piccola pausa per analizzare alcune parole molto importanti che abbiamo usato in questo dialogo. Siete pronti per l'analisi del lessico? Fine settimana. Il fine settimana comprende i giorni di sabato e domenica, i giorni in cui di solito non si va a scuola o al lavoro. Lo usiamo per parlare del nostro tempo libero.
Ad esempio, cosa fai questo fine settimana? Sveglia. La sveglia è quell'orologio o quell'applicazione sul telefono che fa rumore per farci alzare dal letto. Durante la settimana la mettiamo sempre, ma il sabato ci piace spegnerla. Ad esempio, oggi non ho sentito la sveglia. Mattiniero. Una persona mattiniera è una persona che si sveglia molto presto la mattina con facilità ed energia. A questa persona piace iniziare la giornata presto. Ad esempio, Marta è molto mattiniera, si alza sempre alle 6. Dormiglione. Un dormiglione è l'esatto contrario di un mattiniero. È una persona che ama dormire molto e fa molta fatica ad alzarsi dal letto. Ad esempio, mio fratello è un gran dormiglione. La domenica dorme fino a mezzogiorno. Abitudine. È una cosa che facciamo spesso in modo ripetitivo e regolare, quasi in automatico. Ad esempio, bere il caffè ogni mattina è un'abitudine per molti italiani. Bene ragazzi, spero che questa prima parte vi sia piaciuta e che queste parole vi siano utili per parlare del vostro fine settimana. Continuiamo la nostra bella conversazione in italiano. Abbiamo parlato della mattina, ma la giornata è ancora lunga. E se volete imparare a parlare italiano in modo naturale, ascoltare queste situazioni quotidiane è davvero il metodo migliore. Luca, dopo la tua mattina rilassante a casa, cosa fai verso l'ora di pranzo? Esci finalmente? Certo che esco, Marta. Non posso restare in pigiama tutto il giorno. Verso mezzogiorno mi vesto e di solito vado a fare la spesa. Durante la settimana lavorativa non ho mai tempo per andare al supermercato con calma. Compro sempre le cose di fretta. Invece il sabato mi piace andare al mercato del mio quartiere. Oh, il mercato all'aperto è una parte bellissima della cultura italiana. Camminare tra i banchi di frutta e verdura, sentire i profumi, parlare con le persone. È un ottimo posto anche per chi vuole fare un po' di Italian immersion. Al mercato le persone parlano in modo molto spontaneo. Tu cosa compri di solito? Compro molta verdura fresca, frutta di stagione e un po' di formaggio locale. Mi piace scambiare due chiacchiere con il signore che vende i pomodori. Mi racconta sempre qualche storia divertente. È una vera e propria Italian conversation. E tu, Marta, fai la spesa il sabato? Qualche volta sì, ma preferisco fare una lunga passeggiata in centro città. Mi piace guardare le vetrine dei negozi senza la fretta di dover comprare qualcosa. A volte incontro un'amica e ci fermiamo a bere un aperitivo prima di pranzo, un bello spritz o un succo di frutta. È un momento perfetto per imparare italiano ascoltando le persone nei bar. L'aperitivo del sabato a pranzo è un vero classico. A proposito, ragazzi, se vi piace questo nostro modo di fare italiano per principianti e intermedio e se questo video vi sta aiutando a pensare in italiano, ricordatevi di iscrivervi al canale, mettete un bel mi piace e se volete sostenere il nostro lavoro per continuare a creare questi dialoghi in italiano, potete abbonarvi al canale per offrirci un caffè virtuale a Italiano Vivo. È un piccolo gesto, ma per noi è molto importante per far crescere il canale. Esatto, un caffè virtuale ci dà l'energia per continuare. Grazie di cuore a chi lo farà. Ma torniamo al nostro sabato, Luca. Dopo il mercato, torni a casa a cucinare? Cosa mangi di solito il sabato a pranzo? Qualcosa di leggero o un piatto elaborato? Il sabato a pranzo preferisco mangiare qualcosa di leggero e veloce. Un piatto di pasta semplice, magari con i pomodorini freschi che ho comprato al mercato, un po' di basilico e olio di oliva. La vera cucina italiana è fatta di cose semplici. La domenica invece è il giorno del pranzo grande e lungo. Il sabato voglio mantenere il pasto leggero per avere energia nel pomeriggio. Capisco perfettamente. Anche per me il sabato a pranzo è molto informale. Magari preparo un'insalata ricca o un panino gustoso. E poi arriva il pomeriggio. Il pomeriggio del sabato è forse il momento migliore di tutto il fine settimana. Cosa fai nel tuo tempo libero, Luca? Hai degli hobby particolari? Il sabato pomeriggio è dedicato alle mie passioni. Mi piace molto stare all'aria aperta. Se il tempo è bello, prendo la mia bicicletta e vado a fare un giro nel parco vicino a casa. Pedalare mi aiuta a liberare la mente dai pensieri del lavoro. Sento l'aria fresca sul viso ed è una sensazione meravigliosa. Quando invece piove, resto a casa a guardare un bel film o studio qualcosa di nuovo. E tu, Marta? Io amo leggere. Il sabato pomeriggio, se non ho impegni, mi preparo una tazza di tè, mi siedo sulla mia poltrona preferita vicino alla finestra e leggo un libro per ore.
A volte leggo romanzi, a volte storie vere. Leggere è un modo fantastico per rilassarsi, ma anche per ampliare il vocabolario italiano se si legge in lingua. È un consiglio fantastico per i nostri studenti. Leggere libri semplici, magari a livello italiano A2 o italiano B1, aiuta tantissimo a memorizzare nuove parole senza sforzo. Ma dimmi Marta, la sera del sabato rimani sempre a casa a leggere o preferisci uscire? Ah, la sera è un'altra storia. Dipende molto dall'energia che ho. Ma di solito il sabato sera è il momento perfetto per vedere gli amici. Spesso organizziamo una cena a casa di qualcuno, oppure andiamo a mangiare una pizza tutti insieme. La pizza del sabato sera è quasi una tradizione in Italia, vero Luca? Assolutamente sì. La pizzeria il sabato a sera è sempre piena di gente, di rumore e di allegria. Mangiare una buona pizza margherita, bere una birra e ridere con gli amici è il modo migliore per chiudere la giornata. E a volte dopo la pizza facciamo anche una passeggiata in centro per mangiare un gelato, anche se fa un po' freddo. Il gelato non si rifiuta. Hai proprio ragione, Luca. Il gelato è la conclusione perfetta per un sabato italiano. Bene, abbiamo usato molte espressioni interessanti in questa parte della nostra conversazione. Che ne dice di fare la nostra analisi del lessico? Certo, Marta. Analizziamo insieme le parole nuove di questa parte, così i nostri ascoltatori possono arricchire il loro vocabolario. Fare la spesa significa andare a comprare il cibo e le cose necessarie per la casa al supermercato o al mercato. Ad esempio, oggi pomeriggio devo andare a fare la spesa perché il frigorifero è vuoto. Mercato? Il mercato è un luogo, di solito all'aperto, dove ci sono molti venditori con i loro banchi che vendono frutta, verdura, vestiti e altri prodotti. Ad esempio, la verdura del mercato è più fresca di quella del supermercato. Aperitivo. L'aperitivo è una bevanda, spesso accompagnata da piccoli stuzzicadenti o cibo leggero, che si prende prima del pranzo o della cena per stimolare l'appetito e passare del tempo in compagnia. Ad esempio, ci vediamo alle 7 per un aperitivo in centro? Tempo libero? Il tempo libero è il tempo che non passiamo a lavorare o a studiare. È il momento in cui possiamo fare i nostri hobby e rilassarci. Ad esempio, nel mio tempo libero mi piace suonare la chitarra. Passeggiata. Una passeggiata è un cammino tranquillo fatto per piacere, per rilassarsi o per fare un po' di movimento dolce, non per arrivare in un posto con fretta. Ad esempio, dopo pranzo faccio sempre una breve passeggiata nel parco. Speriamo che queste parole vi siano chiare. Memorizzatele bene, perché vi serviranno moltissimo quando verrete in Italia. Ora passiamo alla domenica. Saper parlare del weekend e la routine durante il fine settimana è fondamentale per la vostra Italian Conversation. La domenica in Italia è un giorno davvero speciale, con regole e tradizioni tutte sue. Esatto, Marta. La domenica è il giorno del riposo per eccellenza. Ascoltare la nostra conversazione in italiano oggi vi aiuterà molto ad arricchire il vostro vocabolario italiano. Così potrete raccontare la vostra domenica ai vostri amici italiani. Allora Marta, come inizia la tua domenica mattina? È diversa dal sabato? Sì, è un po' diversa. Il sabato c'è sempre qualcosa da fare, come le pulizie o la spesa. La domenica mattina invece è il momento del relax totale. Mi alzo con calma. Spesso la domenica mattina c'è un silenzio bellissimo in strada. Non ci sono macchine, le persone dormono. È una pace perfetta per chi vuole pensare in italiano e godersi la tranquillità. Ah, il silenzio della domenica mattina. Lo amo anche io. La mia routine domenicale inizia sempre con una piccola passeggiata. Esco di casa molto presto, verso le 8. Vado all'edicola per comprare il giornale. Leggere il giornale la domenica è una vecchia abitudine che mi piace molto. Mi fa sentire connesso con il mondo, ma senza la fretta di internet. E dopo aver comprato il giornale all'edicola, torni subito a casa a leggerlo o ti fermi da qualche parte? Immagino che il richiamo del bar sia molto forte per te la domenica mattina. Mi conosci troppo bene, Marta. Certo, vado al mio bar di fiducia. Il barista mi conosce da anni. Entro, saluto tutti e ordino un espresso e un cornetto alla crema. Mi siedo a un tavolino, apro il mio giornale e faccio colazione lentamente. Ascolto le chiacchiere delle altre persone nel bar. Parlano di calcio, di politica, del tempo. È una vera scena da film italiano. Che bella immagine, Luca! Il bar in Italia non è solo un posto per bere un caffè, è un luogo di ritrovo, un posto sociale.
Io invece la domenica mattina resto a casa perché devo preparare una cosa molto importante, il famoso pranzo della domenica. Per molti italiani il pranzo della domenica è il momento centrale di tutto il fine settimana. Il pranzo della domenica. Solo a sentire queste parole mi viene fame. Spiega ai nostri studenti che ascoltano per imparare italiano cosa significa esattamente il pranzo della domenica in Italia. Non è un pranzo normale, vero? No, non è per niente un pranzo normale, è un vero e proprio rito. Spesso invito i miei genitori, i miei fratelli o i parenti più stretti. Iniziamo a cucinare già dalla mattina presto. Il profumo del sugo di pomodoro o dell'arrosto riempie tutta la casa. Si cucina per ore e poi verso l'1 o l'1:30 ci sediamo tutti a tavola. E quanto dura questo pranzo? Perché io so che quando le famiglie italiane si riuniscono la domenica, il pranzo può durare ore e ore. Si mangia, si parla, si ride e si mangia ancora. Esattamente. Può durare anche 3 ore. Iniziamo con gli antipasti, salumi, formaggi, olive. Poi c'è il primo piatto. Di solito preparo le lasagne o la pasta al forno, che sono perfette per tante persone. Poi c'è il secondo piatto, la carne con le patate. E infine i dolci, la frutta e ovviamente il caffè. È un momento bellissimo di condivisione. E voi amici che ci ascoltate, qual è il vostro piatto preferito da mangiare la domenica? O quale piatto vi piace preparare per la vostra famiglia? Fateci sapere e scrivetelo nei commenti qui sotto. Leggiamo sempre i vostri messaggi con grande piacere. A proposito, se vi piace questo nostro corso di italiano e la nostra Italian Conversation, non dimenticate di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi al canale. Grazie Luca per averlo ricordato. È fondamentale per far crescere la nostra comunità. Ma torniamo alla nostra domenica. Dopo un pranzo così grande e abbondante, cosa si fa il pomeriggio? Io di solito mi sento molto pesante e stanca. Dopo le lasagne e l'arrosto, c'è solo una cosa da fare in Italia: il pisolino. Il pisolino della domenica pomeriggio è quasi obbligatorio. Mi sdraio sul divano, accendo la TV a volume molto basso e chiudo gli occhi per mezz'ora. È il momento in cui recupero tutte le energie della settimana. Il pisolino sul divano è un grande classico. Anche io mi riposo un po'. Poi, se c'è il sole, verso le 4 del pomeriggio, mi piace uscire. Magari facciamo una gita fuori porta, andiamo in campagna o al lago. Respirare aria pulita e camminare nella natura aiuta a digerire il pranzo e a rilassare la mente. Le gite della domenica sono perfette. È bello allontanarsi dal traffico della città. Bene, mi sembra che abbiamo toccato molti argomenti interessanti oggi. Facciamo la nostra analisi del lessico per i nostri studenti? Certo, ecco 5 parole e abitudini importanti che abbiamo visto in questa parte del dialogo, utilissime per chi studia italiano per i principianti. Edicola. L'edicolo è quel piccolo chiosco che si trova per strada dove si comprano i giornali, le riviste o il biglietto dell'autobus. Ad esempio, vado all'edicola a comprare il giornale sportivo. Pranzo della domenica. Il pranzo della domenica è il pasto tradizionale italiano, molto abbondante, che si fa la domenica a metà giornata, di solito con tutta la famiglia riunita. Ad esempio, per il pranzo della domenica mia nonna prepara sempre le lasagne. Antipasto. L'antipasto è la prima cosa che si mangia durante un pasto completo, prima del primo piatto. Di solito sono cibi leggeri o stuzzichini. Ad esempio, come antipasto abbiamo mangiato prosciutto e melone. Pisolino. Il pisolino è un sonno breve che si fa di solito durante il giorno, specialmente il pomeriggio dopo pranzo, per riposarsi. Ad esempio, dopo mangiato faccio un pisolino di 20 minuti sul divano. Gita fuori porta. Una gita fuori porta è una breve escursione o un viaggio di poche ore che si fa appena fuori dalla propria città, spesso in campagna o al lago. Ad esempio, domenica c'è il sole, facciamo una bella gita fuori porta al lago. Il tardo pomeriggio della domenica è un momento molto particolare. Dopo la nostra gita fuori porta, di solito torniamo a casa verso le 6 o le 7 di sera. C'è una luce molto bella, la luce del tramonto. A volte mi sento un po' stanca, ma è una stanchezza felice e serena. Mi preparo una tisana calda o un tè e mi siedo sul divano in totale silenzio. Ah, la tisana calda, molto rilassante. Per me invece il tardo pomeriggio della domenica significa solo una cosa precisa:
la partita di calcio. In Italia il calcio è una grande passione. La domenica alle 6 o alle 8:30 di sera c'è quasi sempre una partita importante. Accendo la televisione e guardo giocare la mia squadra del cuore. Lo sapevo, Luca. Per molti italiani, la domenica sera senza il calcio non è una vera domenica, è una vera tradizione. Ma dimmi, guardi la partita da solo in silenzio o chiami i tuoi amici per fare il tifo insieme? Spesso invito qualche amico a casa mia. È un'ottima scusa per stare ancora un po' insieme prima che il fine settimana finisca. Non cuciniamo nulla di complicato perché abbiamo mangiato decisamente troppo a pranzo. Magari mangiamo qualche patatina, dei salatini, oppure ordiniamo qualcosa di molto semplice. La parola d'ordine in questo caso è cena leggera. È verissimo, la cena della domenica sera in Italia è quasi sempre una cena leggera. Nessuno ha voglia di cucinare per ore e nessuno ha molta fame dopo il pranzo grande della domenica. Io di solito mangio solo uno yogurt con un po' di frutta fresca oppure preparo un brodo caldo se fuori fa freddo. Voglio mantenere lo stomaco leggero per dormire bene. Fai benissimo, è la scelta migliore. Ma devo confessarti una cosa, Marta, e credo che moltissime persone che ascoltano per imparare a parlare italiano mi capiranno al volo. La domenica sera, verso le 8 o le 9, inizio a sentire una strana sensazione, una specie di tristezza molto leggera. È l'ansia per il lunedì mattina. La famosa malinconia della domenica sera. Ti capisco perfettamente, Luca. Il fine settimana sta per finire e la routine del lavoro sta per ricominciare. I giorni di riposo passano sempre troppo velocemente. Inizi a pensare alle sveglie, al traffico per strada, alle email da leggere in ufficio. È una sensazione molto comune in tutto il mondo, non solo in Italia. Proprio così, è universale. E voi che ci ascoltate da casa, provate anche voi questa malinconia la domenica sera? Siete tristi perché il weekend è finito o siete felici di tornare al lavoro o a scuola? Scrivete la parola malinconia nei commenti, se anche voi vi sentite un po' tristi la domenica sera. Leggeremo tutti i vostri commenti con molta attenzione. E se vi piace la nostra conversazione in italiano, ragazzi, ricordatevi di iscrivervi al nostro canale. Cliccate sul pulsante Iscriviti e mettete un bel mi piace a questo video se vi sta aiutando. Il vostro supporto è fondamentale e per chi lo desidera potete anche abbonarvi per offrire un caffè virtuale a Italiano Vivo. In questo modo ci aiutate a far crescere il canale e a creare sempre più contenuti gratuiti per voi. Grazie davvero a tutti per il supporto. Tornando alla nostra domenica sera, Marta, per combattere questa famosa malinconia del lunedì, tu cosa fai? Hai un segreto per iniziare bene la nuova settimana lavorativa? Il mio segreto è organizzarsi in anticipo. La domenica sera, prima di andare a letto, preparo tutto per il lunedì mattina. Prendo i vestiti che voglio mettere e li lascio sulla sedia pronti all'uso. Controllo la mia barga del lavoro e metto dentro tutto il necessario: le chiavi, i documenti, il computer portatile. In questo modo, il lunedì mattina non devo correre per casa e non c'è stress. Wow, sei davvero molto organizzata, Marta. Io invece sono un disastro totale. Spesso il lunedì mattina corro per tutta la casa perché non trovo le chiavi dell'auto o i calzini giusti. Forse dovrei imparare da te e cambiare la mia abitudine della domenica sera. Te lo consiglio caldamente, Luca. Cambia davvero la vita avere tutto pronto. Un'altra cosa che faccio la domenica sera è andare a letto abbastanza presto. Non faccio mai tardi. Leggo qualche pagina di un libro tranquillo a letto e verso le 11 in punto spengo la luce. Il riposo profondo è essenziale per iniziare il lunedì con l'energia giusta. È un ottimo consiglio per tutti noi. Il lunedì ha bisogno di molta energia positiva. Bene, credo che abbiamo descritto alla perfezione il nostro intero fine settimana e grazie per essere rimasti con noi fino a qui. Saper raccontare le proprie abitudini, i propri progetti e le azioni passate del sabato e della domenica è essenziale per parlare italiano con sicurezza. Usare verbi semplici e parole della vita quotidiana vi aiuta a imparare italiano senza stress ed è il modo migliore per avvicinarvi alla vera cultura italiana. Esatto, Luca.
La semplicità è il vero segreto per chi impara una lingua. Spesso gli studenti cercano parole difficili o si preoccupano troppo della grammatica complessa, ma il vero italiano per principianti, e anche l'Intermediate Italian, si basa sulla chiarezza. Vogliamo darvi un piccolo consiglio per migliorare. Un ottimo esercizio da fare a casa è scrivere un piccolo diario del vostro fine settimana in italiano. Che bellissima idea, Marta! Scrivere un piccolo diario la domenica sera aiuta moltissimo a fissare le parole nuove nella memoria. Potete scrivere frasi molto semplici, come «Sabato mattina ho bevuto il caffè e sono andato a fare la spesa al mercato». È un modo fantastico per allenare il cervello a pensare in italiano anche quando siete da soli. Esatto, Luca. Oltre a scrivere, leggete quello che avete scritto ad alta voce. Parlare da soli in italiano in casa fa benissimo alla pronuncia. Non abbiate mai paura di fare errori. Noi italiani apprezziamo tantissimo gli stranieri che provano a parlare la nostra lingua e proprio a proposito di parlare ad alta voce, oggi, per l'ultima parte, cambiamo il nostro esercizio finale. Hai ragione, Marta. Oggi non facciamo la solita analisi del lessico. Oggi vogliamo farvi fare molta pratica parlata con un esercizio speciale che si chiama shadowing. È una tecnica incredibile per migliorare la pronuncia, il ritmo e l'intonazione. È perfetta per chi vuole imparare a parlare italiano come un vero madrelingua. Spiega bene ai nostri studenti come funziona. È molto semplice, non preoccupatevi. Io leggerò una frase importante che abbiamo usato in questo dialogo, parlando in modo naturale. Subito dopo, Luca ripeterà la stessa frase in modo molto lento, dividendo bene tutte le parole in sillabe. Voi, da casa, dovete ascoltare la voce di Luca e ripetere ad alta voce insieme a lui, copiando esattamente il suo suono e il suo ritmo. Esatto, non siate timidi. Ripetete con me a casa vostra ad alta voce. Questo esercizio fisico serve ad abituare la vostra bocca e i vostri muscoli ai suoni tipici della lingua italiana. Siete pronti per questo profondo esercizio di Italian Immersion? Iniziamo con la prima frase, che riguarda le abitudini della mattina. Bene, partiamo con la prima frase. Ascoltate bene. Il sabato non metto mai la sveglia. Il sabato non metto mai la sveglia. Bravissimi, siete andati benissimo. Andiamo con la seconda frase, perfetta per parlare della nostra amata colazione. Faccio colazione con calma a casa. Faccio colazione con calma a casa. Ottimo lavoro, continuate a usare la voce. Terza frase, per descrivere le attività fuori casa della mattina. Mi piace fare la spesa al mercato. Mi piace fare la spesa al mercato. Molto bene ragazzi, siete a metà strada. Passiamo alla quarta frase, sul pasto più importante della domenica italiana. Il pranzo della domenica è una tradizione. Il pranzo della domenica è una tradizione. Siete fantastici davvero. E ora arriviamo all'ultima frase, la numero 5, che usiamo per combattere la famosa malinconia. Preparo tutto per il lunedì mattina. Preparo tutto per il lunedì mattina. Eccellente, siete stati bravissimi. Ripetere ad alta voce in questo modo è il metodo migliore per sciogliere la lingua. Vi consiglio di tornare indietro, riascoltare questa parte dello shadowing molti volte e ripetere queste frasi tutti i giorni finché non diventano del tutto naturali. Assolutamente. La costanza e la ripetizione sono i migliori amici di chi studia una lingua straniera. Speriamo davvero che questo lungo viaggio attraverso la nostra routine del weekend vi sia piaciuto e vi abbia insegnato parole utili da usare subito. Siamo arrivati alla fine di questo lungo e bellissimo video. Siete stati formidabili ad ascoltare in italiano fino in fondo. Se siete arrivati fin qui e ci state ancora ascoltando, scriveteci nei commenti l'emoji di un caffè caldo o di una fetta di pizza, oppure scrivete «Sono arrivato alla fine», così sapremo che siete rimasti con noi fino all'ultimo secondo. E mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al canale Italiano Vivo e di lasciare un bel mi piace se la lezione vi è servita. Grazie di cuore per aver studiato con noi oggi. Leggeremo tutti i vostri commenti.
Ricordatevi anche che potete sostenere attivamente il nostro canale, abbonandovi. È come offrirci un caffè virtuale e ci aiuta tantissimo a far crescere questa bellissima comunità e a creare sempre nuovi dialoghi gratuiti in italiano per voi. Un saluto grandissimo e un abbraccio da Luca. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!